Era da un po' che non si vedeva un gioco Lego. Dopo l'enorme sfilza di avventure su licenza, l'idea generale era che si dovesse cambiare qualcosa. Visual Concept, sviluppatore dell'immenso NBA 2K e delle ultime apparizioni di WWE, ha preso la palla al balzo e ha deciso di buttarsi sul racing game. Un genere mai affrontato prima, ma che, come vedremo, ha permesso di creare Lego 2K Drive, un gioco originale e al contempo familiare. Prima di continuare, se vi piacciono i nostri video, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere sempre aggiornati sui nostri contenuti. Lego 2K Drive è un gioco che punta fortissimo su follia e leggerezza, caratteristiche di punta per le produzioni videoludiche dei celebri mattoncini. Anche se tutto si basa sulle corse, si è comunque pensato di creare una modalità storia da affiancare a modalità più immediate che ci buttino subito in pista. La storia vede il nostro aspirante campione arrivare a Mattonia, mondo in cui le gare sono tutto, con l'obiettivo di conquistare l'agognata Astro Coppa. Con un ottimo doppiaggio in italiano faremo la conoscenza di scimmie che lavorano come meccanici, robot e piloti che ci introdurranno alle meccaniche. Queste sono in larga parte simili a quanto visto in qualsiasi racing game arcade, ma non mancano variazioni che rendono più utili del previsto certi tutorial. La derapata, per esempio, si attiva frenando in curva, ma richiede un po' di pratica per essere davvero padroneggiata. Abbiamo poi un tasto per fare inversione, che ricorda il freno a mano e torna utile anche nelle gare con curve a gomito strette, uno per attivare il boost, che si ricarica correndo, e anche un tasto per saltare. Ovviamente non manca nemmeno la possibilità di raccogliere oggetti in gara, tra missili, scudi, fantasmi e anche una sorta di iperspazio che di fatto vi teletrasporterà un po' più avanti. La storia comunque ci chiede di affrontare corse che possiamo considerare come missioni principali, senza dimenticare secondarie spesso fuori di testa. Le prime sono gare su più giri o da punto a punto, mentre le seconde ci assegnano compiti più vari e meno legati alle gare. Riportare maialini blu al proprietario, spingere dei rotolacampi in un recinto, impedire a robot malvagi di distruggere alcuni generatori sono solo alcune delle tante attività pensate. Non mancano poi sfide più immediate, legate all'attraversare checkpoint all'interno della mappa in cui starete giocando. Di cose da fare ce ne sono parecchie e se volete godervi il gioco con calma non vi peserà il fatto che alcune gare principali verranno sbloccate solo dopo aver raggiunto un certo livello di abilità. Questo crescerà completando sfide di ogni genere, quindi basterà giocare ed esplorare per poter procedere rapidamente. La progressione della storia fila via piuttosto spedita e tra un minigame ed una gara in una decina di ore potreste raggiungere la sua conclusione. Giocarla per prima e completarla non significa però terminare il gioco, poiché dal menu principale troverete coppe, gare singole e minigiochi affrontabili singolarmente per chiunque voglia immediatamente buttarsi in pista. Avanzare nella storia è però importante perché potrete sbloccare parecchi veicoli senza spendere moneta di gioco. Questi vanno da veicoli da strada, altri off-road e imbarcazioni. La grande particolarità di Lego 2K Drive è che dovrete scegliere un veicolo per ciascuna di queste categorie, visto che il vostro mezzo si adatterà in tempo reale al fondo stradale o acquatico sul quale starete correndo. Sia in gara sia mentre si esplorano i 4 diversi mondi che ospitano la storia, passare da un fondo all'altro trasformerà immediatamente il vostro mezzo in quello adatto. All'inizio questa caratteristica è un po' straniante e tende a creare un po' di confusione, ma continuando a giocare si fa apprezzare e rende molto varie alcune gare che passano attraverso tutte e 3 le superfici, modificando anche la guidabilità. Questa è influenzata anche dalle caratteristiche dei veicoli, ma il gioco mantiene saldamente il suo animo arcade, come è giusto che sia. Trattandosi di un gioco Lego, la sua fedeltà ai mattoncini non si ferma certo al solo montaggio e rimontaggio automatico durante le trasformazioni appena accennate. Ogni vettura è infatti modificabile dal garage, aggiungendo, togliendo o sostituendo mattoncini. La personalizzazione è ben ricreata, proponendo molti pezzi che vanno dai classici cubetti fino a coperture e decorazioni. L'editor è ben fatto e con un minimo di dimestichezza permette di personalizzare ogni aspetto della vettura. Potrete anche costruirne una da zero partendo da una base che ne determina la categoria e il peso. Poi starà a voi inserire nel gioco la vostra creatività. Per chi invece ha la casa piena di Lego c'è anche la possibilità inversa. Scegliendo un veicolo tra quelli sbloccabili in game potrete infatti vedere le istruzioni per costruire realmente i modelli del gioco. Scegliendo la modalità istruzioni potrete vedere sulla sinistra dello schermo i pezzi che vi servono e sulla destra la versione digitale del progetto che starete montando. Alcuni pezzi sono molto particolari, ma siccome si tratta di Lego potrete sostituire agilmente ogni parte con qualcosa di analogo, potendovi poi godere il vostro piccolo capolavoro.
La giocabilità di Lego 2K Drive non raggiunge mai un mostro sacro come Mario Kart 8 Deluxe, risultando un po' più complicato per via del maggior numero di azioni eseguibili. Anche la leggibilità in pista non è sempre al top, specie quando si affronta una nuova gara per la prima volta. Tra esplosioni, gadget, veicoli che si rompono pian piano quando vengono danneggiati, trasformazioni e oggetti in pista, occorre un po' di esperienza, specie se si sale di categoria. Gli altri piloti, inoltre, si comportano in modo piuttosto aggressivo quando si cerca di guadagnare la loro posizione, finendo però per rallentare se siamo rimasti troppo indietro. Spesso la battaglia per arrivare primi si gioca sul finale, quasi come se la difficoltà si facesse più morbida all'ultimo giro, per evidenziare la soddisfazione di aver superato il leader proprio nelle ultime curve. Il gioco ovviamente è super godibile anche dai più piccoli, ma specie per la storia, con la sua mappa aperta, un po' di aiuto da parte dei più grandi sarà sicuramente utile. La componente tecnica di Lego 2K Drive non vuole puntare sul realismo, ma nonostante questo ha carattere e soprattutto fila via come una scheggia su PlayStation 5, console su cui l'abbiamo testato. La velocità dell'azione è granitica a 60 frame per secondo e anche nei momenti più concitati non ci sono cali. Questo aumenta la sensazione di velocità, fondamentale per un titolo come questo. Le mappe di gioco sono tutte piuttosto varie, con aree più naturali e altre con edifici di vario genere. Va detto che il mondo di gioco non è interamente costruito da mattoncini, come in Lego Worlds, ma i tanti elementi presenti rendono evidente la presenza del marchio danese. Oltre a musiche divertenti e ad un doppiaggio ben realizzato nella nostra lingua, bisogna segnalare la possibilità di giocare online e soprattutto in split screen con un altro giocatore. La bella notizia è che questa opzione non copre solo le coppe e le gare singole, ma anche la modalità storia, rendendolo un ottimo family game. Lego 2K Drive è un ottimo punto di partenza per introdurre i Lego nei racing game arcade. La modalità storia è divertente, insegna a giocare e propone la classica ironia che ben conosciamo. Si può giocare in due con lo split screen, si possono affrontare rapidamente le gare che si vuole e si possono costruire e modificare i veicoli aprendo le porte alla creatività. La confusione è tanta anche in pista e talvolta alcune attività dell'open world non convincono del tutto, ma per un appassionato di corse e Lego è sicuramente un ottimo inizio. Ricordo infine che è presente anche un pacchetto che comprende ben 4 Season Pass ancora bloccati nel momento di questa recensione. Il prezzo di €40 è alto, ma si è scelto di non mettere alcun limite di tempo alle varie stagioni. Comprandone una potrete giocarla finché non avrete sbloccato tutto quello che contiene, evitando la frustrazione di vedersi rimpiazzare i premi prima di averli ottenuti. Una scelta saggia che ci piacerebbe vedere in qualsiasi altra produzione. Seguimi, scheggia, ti porto all'autodromo Fulmington. Cerca di non uscire di strada. I turbocampi ti faranno impazzire. Le corse non le avremo inventate noi, ma ne siamo ossessionati. Ogni pilota sogna di partecipare al Gran Premio Astrocoppa. Dovrai vincere un bel po' di gare per arrivarci. Un amante del rischio, mi piace!